Ciao a tutti ragazzoli e bentornati anche oggi in un nuovo video. Oggi abbiamo un pacchettino speciale e come da titolo è arrivato finalmente l'iPhone 16 Pro. Andiamo subito ad aprirlo assieme. Lo stavo aspettando con ansia, l'ho anche sì ordinato diversi giorni dopo l'uscita. In realtà l'ho ordinato l'altro ieri, doveva arrivarmi lunedì 23 e invece mi è arrivato oggi che è sabato, ragazzi, quindi è arrivato pure con 2 giorni in anticipo. Sono ultra felice. Allora intanto guardiamo la confezione, bellissima. Per me è un'emozione doppia, ragazzi, perché è la prima volta che acquisto un iPhone totalmente nuovo. Ho il mio vecchio iPhone che è questo qui, è un 12 Pro, l'avevo preso ricondizionato un anno e mezzo fa, 2 anni fa forse, adesso non mi ricordo neanche. Avevo fatto anche un video al riguardo. È questo qui con questa colorazione veramente bella. In realtà è praticamente nuovo, però è un 12 Pro. Diciamo che gli iPhone sono parecchio migliorati in un sacco di cose che vanno dalla fotocamera ai chip integrati eccetera eccetera. Volevo prenderlo nero ma non l'ho più trovato da 256 giga, c'era solo da 128 e ragazzi non ha assolutamente senso. Anche questo è da 128. A volte ho fatto veramente fatica, soprattutto io che faccio tantissime foto e tantissimi video. Avere un iPhone da 128 oggi come oggi, avere un telefono da 128 secondo me non ha totalmente senso. Bisogna almeno prendere il taglio da 256. Per quei 100 euro in più, se ormai si sono spesi 1200 euro, spendere quei 1300 e qualcosa direi che cambia veramente poco, ma almeno avete spazio che possa tenere tutte le vostre foto, video e soprattutto le applicazioni che diventano sempre più pesanti. Andiamo subito ad aprirlo. Prima volta che apro un prodotto come un iPhone nuovo. Tiriamo via le 2 linguette, me lo voglio gustare, lo voglio fare bello lentamente. Mettiamole qua. Apriamolo delicatamente. Ho preso questo colore, è il colore deserto, il titanium deserto, questo qua nuovo, e vi devo dire che a me piace parecchio. Sicuramente il nero o comunque colori scuri sono più da me, ma come detto non ho trovato il taglio. Sì, è vero, potevo aspettare, ma ero impaziente di acquistarlo. Volevo assolutamente portare un video qui sul canale, visto che in questi giorni ne stanno uscendo una valangata di unboxing come questi. Volevo portarlo anch'io e non attendere troppo. Sicuramente vi porterò un video magari tra una settimana o 2 dopo che l'avrò utilizzato per un po' più di tempo, per farvi sapere cosa ne penso e come mi sono trovato. Sicuramente fare il salto dal 12 Pro al 16 Pro, ragazzi, è più che conveniente. Dal reparto fotocamere si possono vedere la differenza tra uno e l'altro. Intanto voglio vedere anche le dimensioni, quanto sono cambiate, visto che sì, questo è il 12 Pro, ma siamo lì di poco, anche se in realtà i bordi, adesso andiamo a vedere, sono del tutto spariti confronto il 12 Pro. Intanto andiamo a spellicolarlo. Wow, Madonna, raga, bellissimo. E allora vi devo dire che il peso è più leggero, mi sembra più leggero. Adesso non vorrei dire una cavolata, ma così sul momento mi sembra molto più leggero. Non lascia impronte totalmente. Questo invece, che era il 12 Pro, lascia tantissime impronte. Mi piaceva un sacco questo colore qua cromatico, mi piace un sacco il cromato, il nero, il grigio, il metallo. Almeno questo non lascia impronte. Ovviamente andrò a metterci una cover, perché tenere il telefono così molto bello, ma l'ansia che cade. In realtà ho già comprato una cover, ne ho acquistata una da poco per il momento, poi ne andrò a prendere una bella che ho visto, ma per il momento intanto lo proteggiamo. Idem protezione anche per lo schermo. C'è il nuovo tastino che è dedicato alla fotocamera. Io principalmente l'ho preso sia per passare a un modello nuovo, perché ormai col 12 Pro ok, ci puoi andare avanti ancora anni, viene sempre aggiornato, funziona egregiamente. L'avevo già preso ricondizionato, avevo solo cambiato la batteria, non so se 7 mesi fa, circa 8 mesi fa, in un negozio affiliato appunto con Apple, quindi me l'hanno cambiata originale, e dopo già 6-7 mesi la batteria è l'88%, raga, era al 100%. Infatti sta cosa mi ha un po' lasciato così, non so quali tipo di batterie utilizzano. Devo dire che è durata molto meno dell'altra che mi era arrivata già con l'89%, quando era sceso nel giro di un annetto l'avevo fatta sostituire. Questa è già arrivata quasi al punto, anzi ha sorpassato il punto dell'altra. Tanto mettiamo un attimo il telefono qui e andiamo a vedere in confezione. Al momento c'è solo
il nuovo cavetto, raga, altro motivo per il cambio USB di Type-C. Io ho ancora la Lightning, con l'altro sono stufo perché quando vado in giro, viaggio, mi devo portare sempre quel cavolo di cavetto in più. Poi vabbè, qua c'è la solita pinzettina per andare a tirare via il carrellino delle SIM, che qua in Italia abbiamo ancora, ma in America non esiste più la SIM fisica, ormai usano solo la SIM virtuale, cosa che comunque si può andare ad installare anche gli iPhone che abbiamo qui da noi. Se non sbaglio se ne stanno fino a 8 diversi, una roba del genere. Hanno tolto gli sticker, cosa che un po' mi ha reso triste perché comunque non avendo mai avuto iPhone nuovi, e questo è il mio primo, sono passato da Android ad Apple, sono sempre stato team Android, per un certo senso ancora lo sono, anche se ovviamente diciamo che la qualità di iPhone, raga, è veramente irraggiungibile. E sì, adesso con tutte le intelligenze artificiali che sono uscite, eccetera eccetera, ma la durata di un prodotto Apple confronto gli Android è di 10 volte superiore. Ho anche Apple Watch, ho anche un MacBook Pro, tutti comunque prodotti che mi sono stati regalati da amici che non li utilizzavano più o che ho comprato non nuovi comunque, quindi questo è il mio primo prodotto Apple nuovo interamente che vado a scartare, quindi l'emozione è tripla anche per quello. Non abbiamo più ovviamente la notch che c'era di là, ma abbiamo la Dynamic Island che c'era anche ovviamente nel 15. Cosa bella di quest'anno che il 16 Pro e il 16 Pro Max sono uguali, se non per le dimensioni, per la batteria, per il resto sono uguali. L'anno scorso invece avevano quella piccola differenza nella videocamera e quindi uno magari se voleva avere il top del top del top in quel lato doveva per forza affidarsi al Pro. In più li hanno ingranditi leggermente, quindi diciamo che stavolta, anche se avrei preso l'anno scorso il Pro Max, quest'anno mi sono buttato sul Pro, almeno non vado ad avere un mega padellone e in più avere le stesse identiche prestazioni del Pro Max. La differenza col 16 Plus invece sta solo nella fotocamera e nel chip. Qua il 18 Pro, di là ha solo il 18, ma quest'anno anche nei modelli base come Plus hanno aggiunto il nuovo tastino dedicato alla videocamera. Videocamera qua per noi in Italia e in Europa, poi in America adesso appena uscirà l'Apple Intelligence avrà anche la funzione appunto del punta, clicca, chiedili cosa stai guardando, cerca notizie, eccetera eccetera, cosa che io più o meno adesso integrerò direttamente usando il tastino che avevano già aggiunto l'anno scorso, che può essere programmato un po' come vuoi. Ci andrò a mettere ChatGPT in automatico, quando schiacci tac, almeno avrò un'intelligenza artificiale pronta al mio uso anche su iPhone. Il colore mi piace, andrò comunque a mettere una cover scura, contrasto con nero e questo deserto. Sì, in realtà è sul rosellino gold bianco, cosa che a molti non è piaciuto, a me non dispiace. Facciamo prima accensione. Va bene ragazzi, vado avanti con la configurazione e ci vediamo dopo. Ragazzuoli, eccoci qua di ritorno, ho finito la configurazione e ho provato un paio di cose giusto per vedere le differenze. Ho trovato una grossa differenza ovviamente anche nello schermo, ragazzi, cioè la velocità di refresh, appunto questo era ancora ai vecchi 60 Hz, il 16 Pro quest'anno è di 120 e la differenza si vede tantissimo anche nei colori. Una delle prime cose quando ho aperto la galleria era proprio la differenza di colori tra uno e l'altra, dei neri più profondi, dei colori più brillanti, ovviamente lo schermo ultra più avanzato del 12 Pro. Poi vabbè, punto veramente interessante che finalmente anche qua è arrivato il Type-C, quindi basta portarsi in giro il Lightning. Ora con un cavo posso fare tutto, posso caricare qualsiasi dispositivo, che siano videocamere o appunto telefoni, cuffie e anche i Ray-Ban Meta esempio, quindi basta un cavo per tutto. Molti ho visto che si sono appunto lamentati dicendo no, non cambia niente, non cambia di qua, non cambia. Tutti gli anni è la stessa cosa, tutti gli anni mettono mega titoloni clickbait per andare ovviamente a far sì che uno vada a vedere il video. No, che schifo, no, questo non doveva farlo, Apple quest'anno è esagerato e di qua, di su e di giù. Però tutti gli anni alla fine è uguale, ma poi tutti alla fine hanno l'ultimo dispositivo. Sicuramente magari non ne vale la pena quella spesa in più, anche se volendo uno magari ridando indietro il 15 Pro, il 15 Pro Max, con la spesa di un'aggiunta 100-200 euro per prendersi il modello nuovo, quindi se li avete why not. Se invece arrivate da modelli più vecchi come il qui presente,
ovviamente ne vale assolutamente la pena, ragazzi. Poi magari non passate al 16 Pro o al Pro Max, ma prendete anche il 16 Plus, che quest'anno alla fine le differenze sono minime, quindi se non vi serve lavorativamente, se non vi serve per quella cosa in più, per quel briciolo di potenza in più o quella videocamera in più, non ne vale assolutamente la pena a prendere un modello Pro e andare a spendere quei 300 o 400 euro in più. Io l'ho preso perché comunque faccio video, è vero che uso videocamere, ma avere un telefono che vi può dare questa qualità, hanno aggiunto anche i 4K 120 frame nei video ed è una cosa che a me torna sicuramente utile. Tante volte almeno non devo sempre avere dietro la videocamera, io sono uno che di norma se la porta sempre, tanto le action cam comunque sono piccoline, ma avere appunto un dispositivo che tiri fuori, clicchi e sei già pronto a filmare. Il tastazione, come detto, io ho semplicemente aggiunto ChatGPT, quindi tenendo premuto parlo e lei mi ascolta e mi risponde. Diventa molto comodo, visto che adesso l'Apple Intelligence ancora non arriva e non arriverà probabilmente fino a fine 2025, però per il resto, raga, sono ultra contento. Ovviamente adesso andrò un attimo a spulciarmi bene le cose. Il passaggio è stato veramente veloce, ma si sa che con Apple è tutto in automatico. Mi aveva detto che ci metteva un'oretta, ci ha messo anche meno, ci avrà messo una mezz'oretta. Avevo 128 giga nell'altro, non che avessi un tera di cose, ma ci ha messo comunque veramente poco. Le applicazioni sono già tutte connesse, giusto un paio ho dovuto solo rifare l'accesso, tralasciando quella della banca che adesso mi stava facendo impazzire e ancora non ne sono venuto a capo, ma lì penso sia un problema proprio dell'applicazione della banca, perché mi dice che non sono connesso alla stessa rete. Volevo giusto darvi qualche specifica in più, me le sono segnate per non sbagliare, ve le metterò qua a fianco. Dimensioni e peso sono 149.6 x 71.5 x 8.3 mm, 199 grammi di peso, è un IP68, display un 6.3 OLED, 120 Hz come abbiamo detto, 2000 di nits, 460 ppi, processore Apple A18 Pro 3 nanometri, batteria da 3577 mAh per la versione Pro, carica da 25 watt wireless, memoria RAM da 8 GB e integrato, io ho preso quello da 256 ma c'è il 128 che parere mio non conviene, c'è il 512 e 1 tera. Fotocamere posteriori a 2 da 48, sia la grandangolare che comunque la principale, e l'altra da 12 che arriva fino a 1x5 e l'anteriore 12 megapixel. L'unica cosa che ancora non ho provato è l'audio che è integrato adesso con i video, ho già visto diversi video appunto che ne parlano, andrò sicuramente a testarla e sembra veramente una figata il fatto di avere più microfoni, quindi in base a dove puntate il telefono e poi in editing direttamente sul telefono potete scegliere se far sentire di più la voce della persona che avete di fronte, di più la vostra o entrambi con la stessa tonalità di voce, con lo stesso livello appunto di audio, senza andare a avere quella discrepanza di quando magari tu fai un video, parli, l'altra persona parla e si sente che ha la bocca più vicina ai microfoni, e invece hanno sistemato questa cosa che penso sia una delle feature migliori almeno per quanto riguarda la parte videocamere. Ragazzuoli, voglio provare questa nuova feature dell'audio e quindi vedere come si sente prima di andarla a modificare direttamente con l'iPhone e dopo averlo modificato sia con la versione studio che con la versione cinema, e in più c'era anche la versione che ti mette a pari le voci, quindi sia che l'abbia girato di qua, ovviamente torna più utile se si fanno ovviamente delle interviste, quindi magari parli con qualcuno direttamente. Intanto devo dire che la qualità video, ho visto un paio di video e foto che ho fatto ai gatti, Madonna raga, spettacolare, una spanna veramente di differenza confronto iPhone 12 Pro. Non ne avevo dubbi, ho usato diverse volte anche il 15 Pro di amici. Avevo già visto la differenza, ma quando ce l'hai in mano lo provi tu e poi te li metti lì e te li riguardi, dopo aver usato l'altro noti nettamente le differenze. Altra cosa che mi stavo dimenticando è appunto il tasto qua che è stato aggiunto. Ho provato adesso a fare un paio di foto, un paio di video, ovviamente bisogna abituarsi ad utilizzarlo, è un tasto nuovo. Già molti si lamentavano del fatto che avrebbe dovuto essere messo a questa altezza, in modo che ovviamente veniva più comodo quando eravate in orizzontale, invece così diventa un po' scomodo il modo per tenerlo, ed è vero, al momento posso confermare questa cosa, e nel momento in cui invece lo tenete in verticale avrebbero dovuto metterlo a questa altezza almeno, perché qui, anche qui diventa un po' scomodo il modo di
tenerlo. Questione d'abitudine, sicuramente meglio di quando si andavano a fare le foto e video che bisognava tenere il dito così, che diventa parecchio scomodo. Così viene più scorrevole per il dito e più comoda che stare lì così. Bisogna vedere anche lato selfie, questo potrebbe tornare comodo perché di solito quando mi faccio video selfie o foto selfie in orizzontale tengo così e andavo a premere, a scattare col dito cliccando appunto il volume in basso. Adesso, avendo quello qua, sicuramente verrà più comodo e più stabile nel tenerlo, quindi questo lato, questo fattore lato selfie è decisamente più comodo, cosa che nessuno ne ha parlato, ma io spesso quando scatto foto con me e i miei amici, appunto i selfie li faccio tenendoli così. Ragazzuoli, spero che intanto questo unboxing e prime impressioni vi sia stato utile. Vi ricordo di lasciare tanti like e commentini. Se avete domande riguardo l'iPhone o volete chiedermi qualcosa, volete che provi qualcosa, scrivetemene qua sotto, così nel prossimo video che uscirà tra 1 o 2 settimane dopo averlo testato per un po' andremo a vederle assieme e vi potrò rispondere direttamente. Non saprei che altro aggiungere, nient'altro, ci vediamo alla prossima. Bella!